Trump acquisterà davvero la Groenlandia? E cosa vuole fare in Venezuela? Resta fino alla fine e ti spiegherò i piani che hanno gli Stati Uniti. Ciao, sono Marco De Lio, trader coach e pro investor su eToro. Sembra che Trump sia disposto a tutto pur di acquistare la Groenlandia. Ma perché è così importante? E soprattutto, la potrebbe acquistare? Dovete sapere che gli Stati Uniti non è la prima volta che acquistano un territorio. Infatti è già accaduto con l'Alaska, acquistata dalla Russia il secolo scorso. Ma Trump può effettivamente acquistare la Groenlandia? E perché gli interessa così tanto? Intanto dovete sapere che la Groenlandia non è uno stato a sé, ma appartiene alla Danimarca. È un territorio autonomo con un proprio Parlamento, però fa comunque parte della Danimarca. Quindi per essere acquistata, Trump dovrebbe dare i soldi alla Danimarca. Gli Stati Uniti hanno già da molto tempo basi militari in Groenlandia, ma allora perché deve acquistarla? Beh, uno dei motivi sono sicuramente le materie prime. La maggior parte delle materie prime in Groenlandia non sono ancora estratte, non ci sono aziende che le estraggono, eppure è ricca di materie prime, non solo di petrolio, ma anche di terre rare, uranio e tutto quello che effettivamente serve oggi per le tecnologie moderne. La Cina, ad esempio, ha il primato per estrazione di terre rare, monopolizzando praticamente questo tipo di mercato, estraendo più del 90% delle terre rare. Le terre rare sono molto importanti perché sono i materiali che servono per comporre i chip che tutti usiamo nei nostri strumenti che utilizziamo tutti i giorni, come il computer o uno smartphone o il vostro televisore. Sono tutti comunque composti da chip elettronici e tutti contengono le terre rare, perché servono proprio come conduttori all'interno di quei chip. Quindi in questo momento le terre rare sono molto importanti perché hanno una forte domanda. Quindi per gli Stati Uniti significherebbe ricominciare un'era simile a quella che è stata per il petrolio. Un altro motivo invece è il controllo del commercio mondiale. Questa è una cosa che a Trump effettivamente interessa parecchio, ma quando dico Trump in realtà mi riferisco agli Stati Uniti, perché non sono cose che riguardano soltanto Trump come presidente. Tant'è che gli Stati Uniti hanno già provato ad acquistare la Groenlandia in passato, negli anni 40. Quindi gli Stati Uniti vorrebbero monopolizzare il commercio mondiale. In che modo? Intanto la Groenlandia sappiamo che è composta prevalentemente da ghiaccio. I ghiacciai si stanno sciogliendo e manca poco perché lì possano esserci delle rotte su cui può passare il commercio su nave. La maggior parte del commercio mondiale si sposta su navi, quasi il 90%. Quindi avere il controllo di tutto il commercio che passa attraverso la Groenlandia, oltre a rendere tanto economicamente, gli permetterebbe di monopolizzare quella parte. Quindi avrebbe il controllo anche banalmente sui prezzi, decidendo chi e quanto deve spendere per passare. Avviene una cosa simile adesso al canale di Panama. Il canale di Panama passa praticamente tutto il commercio mondiale di oggi per passare dall'Oceano Atlantico all'Oceano Pacifico. Infatti, non a caso, se ricordate, qualche mese fa Trump ha cercato di fare pressioni per ottenere quella zona. Quindi pensateci un attimo, se gli Stati Uniti dovessero avere il controllo del commercio quasi totale ad oggi che passa nel canale di Panama e anche di quello che passerà in futuro dalla Groenlandia, avrebbe completamente monopolizzato il commercio mondiale. Un altro vantaggio da non sottovalutare se dovessero acquistare la Groenlandia è la possibilità per gli Stati Uniti di aggiungere lì i loro server. Sì, perché ormai il mondo funziona con dei server, ci spostiamo tutte le informazioni grazie ai server e quello è il posto migliore perché rimarrebbero con temperature già naturalmente fredde e quindi costerebbe meno mantenerli, in poche parole. È l'habitat ideale per aggiungere tutti i server di cui avrebbe bisogno gli Stati Uniti. Attualmente la Groenlandia non sta estraendo tutte quelle materie prime e non ci sono tutti questi server che vorrebbe invece aggiungere gli Stati Uniti. Perché? Perché la Danimarca e la Groenlandia non hanno voluto mettere in pratica queste misure, anche se le avrebbero portato un vantaggio economico,
perché avrebbero comunque aumentato il riscaldamento globale e l'inquinamento. Avrebbero provocato diversi danni ambientali. Quel poco che estraggono comunque e tutti questi vantaggi attualmente sono europei, perché gli scambi commerciali attualmente avvengono tra la Groenlandia e l'Europa. Quindi passando agli Stati Uniti, ovviamente passerebbe tutto dalla Groenlandia agli Stati Uniti, provocando comunque in Europa una crisi, perché dovremmo poi comprare le stesse materie prime dagli Stati Uniti e più care. Un po' come è successo comunque quando c'è stata l'invasione in Ucraina. Abbiamo dovuto acquistare gas dagli Stati Uniti più caro. Nel caso dell'Italia siamo riusciti ad acquistarlo non solo dagli Stati Uniti, ma anche da altri paesi, e comunque era lo stesso gas russo rivenduto e comprato maggiorato. Ma quindi, se la Danimarca non è d'accordo, Trump può comunque acquistare la Groenlandia? Acquistarla molto probabilmente non lo farà. Il costo sarebbe enorme, parliamo probabilmente di decine di migliaia di miliardi di dollari che in questo momento gli Stati Uniti non hanno e dovrebbero acquistare a debito, probabilmente non avrebbe la possibilità in effetti, ma potrebbe comunque aumentare il suo controllo sull'isola tramite accordi con la Danimarca. E questo lo può fare, ed è uno scenario che effettivamente gli Stati Uniti hanno già fatto su molti altri paesi. Quindi potrebbero mettere in pratica tutte le cose che ci siamo detti fino ad ora in questo video senza per forza comprarla, ma avendo praticamente delle concessioni simili a quelle che hanno adesso per le sue basi militari, aumentando l'influenza, e l'aumenterebbe anche sui cittadini, come già in parte sta facendo. Secondo te riuscirà ad acquistare la Groenlandia? O ci sono anche altri motivi per cui la vuole? Fammelo sapere qui sotto nei commenti. Abbiamo visto che in realtà queste idee non sono soltanto di Trump, ma sono proprio degli Stati Uniti. Infatti abbiamo visto che già nel passato gli Stati Uniti si sono mossi in questa maniera. Ma quello che effettivamente è di Trump, solo di Trump, è il metodo di contrattazione che usa per ottenere ciò che vuole ottenere. L'abbiamo visto molto bene con i dazi nel 2025, cioè all'inizio crea confusione. Quindi all'inizio ha alzato i dazi a tutti quanti, a tutti i paesi, a tutto l'Occidente, ha creato instabilità. Ci sono stati reali momenti di panico per le aziende che hanno visto un calo drastico del loro fatturato, perché non riuscivano più a vendere agli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti i loro prodotti a quel prezzo non venivano più venduti, dovendoli aumentare a causa dei dazi. Quindi molte aziende hanno visto un calo drastico del fatturato, non riuscivano più effettivamente a mantenere i loro costi. Parlo soprattutto di aziende fuori dal paese americano. Infatti è anche riuscito a far andare negli Stati Uniti molte aziende come sede, creando lavoro negli Stati Uniti e fatturando negli Stati Uniti. Quindi abbiamo visto il metodo di contrattazione di Trump è proprio questo: creare una confusione iniziale, di solito parte con richieste assurde. L'abbiamo visto anche col Canada, tipo voglio comprare il Canada. È assolutamente impossibile che riescano a farlo gli Stati Uniti, non avrebbero comunque neanche la possibilità economica, assolutamente. Abbiamo visto inizia sparando molto alto, inizia creando confusione e poi, come abbiamo visto con i dazi, si è seduto a tavolino e ha parlato con ogni capo di Stato. In questo modo ogni capo di Stato effettivamente ha trovato un accordo a metà, che andasse bene per entrambi, ma sicuramente favorevole per gli Stati Uniti rispetto all'accordo precedente e sfavorevole per tutti gli altri stati rispetto agli accordi che avevano prima. Trump puntava a quell'accordo già dall'inizio, ce lo racconta anche nel suo libro, scritto diversi decenni fa. Voleva quell'accordo già dall'inizio, spara molto alto per ottenere esattamente quella cosa lì in mezzo. E quello che vuole ottenere, che sta in mezzo, sembra una vittoria anche per gli altri stati rispetto al caos che aveva creato prima. E invece era proprio quello che voleva ottenere. Questi sono i suoi metodi di contrattazione che ha usato anche prima di diventare presidente. Li ha usati nell'imprenditoria, è un imprenditore. Inoltre Trump, come dimostrano le sue politiche, vuole assolutamente essere ricordato come un grande presidente, vuole essere ricordato nella storia. Sì, lo so che inizialmente questo suo primo anno sembra che abbia creato soltanto scompiglio,
ma come abbiamo detto fa parte della sua strategia. Lui vuole arrivare a qualcosa di grosso, come abbiamo parlato fino adesso della Groenlandia, sul canale di Panama, vuole arrivare a essere ricordato per qualcosa di grosso che ha fatto. Ne è un esempio il fatto che appena è diventato presidente ha cercato di far trovare un accordo nella guerra in Ucraina tra Putin e Zelensky. In questo caso vuole essere ricordato per quello che ha messo fine a una guerra. In qualche suo discorso ha anche detto che vuole il premio Nobel per la pace. Ma ricordiamoci, lui vuole stare nel mezzo di questo accordo. Ma questo non significa che la Russia adesso è l'alleata principale degli Stati Uniti. Anzi, la Russia sta continuando a mettere in moto tutto il progetto del BRICS, che ormai non è più soltanto un progetto, è un'alleanza solida. Infatti, ultimamente il PIL del BRICS è diventato più alto rispetto al PIL complessivo dei paesi occidentali. Commenta qui sotto se vuoi un video in cui ti racconto nel dettaglio che cos'è il BRICS e perché può essere una potenziale minaccia per gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, come politica, anche già prima di Trump, molto prima di Trump, cercava di aumentare la sua influenza nei paesi e cercava di aumentarle con accordi economici o dando anche semplicemente degli aiuti. Ne è un caso quello di Israele. Israele è stata aiutata molto in passato dagli Stati Uniti ed è un alleato molto forte. Si è sviluppata molto grazie a quegli aiuti, ancora oggi. Questa influenza, almeno negli ultimi 20 anni, c'è stata anche in Venezuela. Sì, in Venezuela, dove recentemente gli Stati Uniti hanno arrestato il presidente Maduro. Ma potevano farlo? In realtà è una zona grigia, perché uno Stato non può invadere un altro paese e arrestarne il presidente se è riconosciuto come tale. È una zona grigia perché secondo il diritto internazionale questa cosa non si può fare. Infatti è stato arrestato con un'operazione militare da parte degli Stati Uniti in Venezuela. E il processo c'è stato e c'è tuttora a New York. Mentre per la legge interna degli Stati Uniti loro potevano farlo, perché loro non riconoscono Maduro come presidente, non lo hanno mai accettato. Quindi secondo loro non è un capo di Stato legittimo. Circa 20 anni fa ci sono stati degli accordi da parte del Venezuela con gli Stati Uniti, in modo che le aziende internazionali, non solo americane, anche se la maggior parte sono americane, potessero sfruttare i loro giacimenti petroliferi. Infatti il Venezuela è il paese al mondo più ricco di petrolio, però non è un paese ricco come gli Emirati Arabi o come gli Stati Uniti, pur avendo molto più petrolio di loro. Come mai? Dovete sapere che il petrolio nel Venezuela non è esattamente lo stesso di questi paesi. Infatti, il petrolio del Venezuela è molto più denso e molto più difficile da estrarre. Servono veramente tanti miliardi e decine di miliardi di dollari di investimenti per poterlo sfruttare. Il Venezuela da solo non ha questa possibilità e non ha le aziende, non ha l'attrezzatura per poterlo fare, ma ha i giacimenti. Quindi quello che vogliono gli Stati Uniti è continuare, come già stanno facendo, a sfruttare quei giacimenti petroliferi. Attenzione, sto parlando di Stati Uniti, ma in realtà all'interno di queste aziende ci sono anche alcune aziende petrolifere europee, come l'Eni. Quindi vediamo come anche nella storia gli Stati Uniti hanno sempre cercato di mantenere un'influenza in vari paesi, un po' in tutto il mondo. Vediamo anche come negli ultimi decenni gli Stati Uniti abbiano avuto un'influenza anche sull'Iran. Tant'è che in questo momento l'Iran, proprio in queste ultime settimane, si trova in un momento economico molto difficile perché è aumentata tanto l'inflazione, anche del 60-70%, e la loro moneta è praticamente morta. La loro moneta è morta perché in questo momento lo Stato non gode affatto di stabilità, anzi gode in questo momento soltanto di incertezza. Questo porta di solito a una moneta a svalutare, oltre il fatto che, come abbiamo visto in un altro video con la legge della domanda e dell'offerta, quando stampi tanta moneta perché è un periodo di crisi, tu svaluti quella moneta. Ed è proprio quello che è stato fatto. Infatti l'Iran ha stampato più moneta in questo momento. Ne ha stampata troppa, lo Stato non aveva la stabilità per potersene stampare così tanta
e ha svalutato del tutto la propria moneta. Infatti un cittadino iraniano che guadagnava l'equivalente di $1.000 al mese nella loro moneta adesso continuerà a guadagnare lo stesso stipendio nella loro moneta, ma equivale a poche decine di dollari al mese, e questo li porta in un momento di povertà, in un momento di grosse crisi, ed è quello che sta succedendo adesso in Iran, senza entrare in altre questioni militari. Noi qua ci occupiamo della parte economica e finanziaria, quindi non andiamo a vedere la parte militare e non parliamo di notizie in quel senso. Per farvi un esempio di quanto è svalutata la loro moneta, vi basti sapere che servono 1,5 milioni di rial iraniani per avere l'equivalente di $1. È praticamente morta come moneta, però ci ricorda che tutte le monete tradizionali torneranno sempre al loro valore di origine, come è sempre stato nella storia per ogni moneta, che è 0. Ma durante le guerre non è vero che tutto scende. Infatti anche durante le guerre ci sono delle buone occasioni di investimento e non sono neanche così difficili da trovare. Ad esempio, storicamente sia l'oro che il petrolio salgono durante le guerre, anche alcune obbligazioni considerate rifugio. Quindi non è vero che durante una guerra o una crisi non si può essere in profitto nei mercati finanziari. Dipende dove e come investi e soprattutto con quale velocità riesci a cambiare gli investimenti. Lo abbiamo visto anche durante il Covid. Durante il Covid è vero che in generale tutto il mercato azionario scendeva, ma ci sono state alcune aziende, quindi sempre al mercato azionario, obbligazioni, l'oro e il petrolio, che sono salite particolarmente. Infatti questo tipo di strumenti di solito salgono proprio durante le crisi. Il Covid è stata una crisi, ma se andiamo a vedere anche nella seconda guerra mondiale ci sono stati alcuni strumenti che hanno performato molto bene e sono proprio quegli strumenti che durante le guerre e le crisi performano molto bene. Se ti piacciono questi video e non vuoi perderti altre notizie nel mondo della finanza, iscriviti al canale e attiva la campanella. Noi ci vediamo al prossimo video.